Biotrucco. Buongiorno, buongiorno, benvenuta. Dunque, cerca qualcosa in particolare o vuole dare un'occhiata ai nostri scaffali, i prodotti che ci sono disponibili liberamente? Ha bisogno di una guida? Certo, sono qui proprio per questo. La sua herborista di fiducia al suo servizio. Benissimo. Cosa vorrebbe vedere per primo? Dunque, iniziamo dal bisogno, giusto? Iniziamo proprio dal bisogno. Per stanchezza, spossatezza, dolori articolari, muscolari, crampi, anche per i dolori mestruali, io consiglio di integrare il magnesio, in particolare nella formula di magnesio supremo. Questa è una confezione grande da 300 grammi, c'è anche la confezione più piccola, però questo è il formato convenienza. Se ha intenzione di integrare giornalmente, le consiglio questa confezione grande. Decisamente basta un cucchiaino di magnesio, questo in polvere, bisogna dosarlo, le do anche in omaggio eventualmente il cucchiaino in plastica trasparente biodegradabile. Con questo cucchiaino può prelevare il giusto dosaggio di magnesio, metterlo in un bicchiere e aggiungervi dell'acqua naturale, mescolare. Potrebbe anche farlo con qualsiasi altro liquido, per esempio un succo di frutta, un tè, però l'avviso perché ne altera il sapore, tende a renderlo un pochino acidulo, rizzantino. Sì, decisamente è meglio semplicemente con acqua. Sì, è preferibile con acqua, decisamente sì. Il sapore è piacevole, ma se vuole posso darle anche la versione di magnesio supremo aromatizzata al limone. Sì, sono degli aromi, esattamente. Va bene, sì, sì, per essere meglio digeribile, accettabile dall'intestino, le consiglio di prendere questa formulazione qui di magnesio supremo classico. Esatto, ne basta quindi un cucchiaino al giorno disciolto in acqua, bisogna mescolare, si può preparare anche con acqua calda, per esempio in inverno è molto piacevole, nell'acqua calda si discioglie molto più velocemente che con l'acqua fredda. Noterà che l'acqua si tingerà un po' di biancastro, ragion per cui deve attendere che diventi completamente trasparente, che quindi il magnesio abbia reagito completamente, si sia trasformato nella sua formula biodisponibile. Sì, non va assolutamente bevuta quando non è ancora completamente trasparente. Va bene, allora le metto da parte questa confezione grande, la classica da 300 grammi. Benissimo, ecco qua. Lo mettiamo alla cassa dove ci sarà la cassiera a prepararle poi la busta e il conto. Giulia, sì, sì, questo va in cassa, la signora lo prende. Sì, sì, ecco. Benissimo. Poi le serve qualcos'altro? Sì, io non so se lei assume quotidianamente vitamina C. Vedo che ha un colorito di pelle un po' spento, ha preso molto sole. Ah, bene. Protezione solare sempre, giusto? Sì. Protezione alta, soprattutto per lei che ha la pelle chiara. Ma una cosa importante per prevenire l'invecchiamento cutaneo, quindi lo
lo stress ossidativo che subisce la pelle sia dovuto ai raggi solari che anche all'età o a quello che mangiamo o semplicemente una carenza, lo si può evitare o comunque in buona parte tamponare assumendo vitamina C. Lei preferisce una formula in polvere o una formula che sia in capsule? In capsule è decisamente molto più pratico perché se si trova fuori casa lo porta con sé, basta una bottiglietta d'acqua, un bicchiere d'acqua e lo può assumere questo integratore. Sì, per quanto riguarda il magnesio io consiglio di assumerlo la sera prima di andare a letto o dopo cena, sì, è meglio in quel modo. E sì, per quanto riguarda il vitamina C io le consiglio questa qui dell'erbavoglio, confezione sì è in cartone e sopra in plastica biodegradabile, ha una praticissima confezione, consiglio di assumerlo prima del pasto principale, ad esempio prima del pranzo, sì. Favorisce l'assorbimento del ferro da parte del nostro corpo, quindi se durante il pasto consumiamo del cibo contenente ferro, la vitamina C aiuta il nostro corpo ad assorbirlo. Questa è potenziata perché contiene in sé non soltanto l'acido ascorbico che è la vitamina C, ma anche l'acerola. È un frutto che contiene naturalmente vitamina C, acido ascorbico e anche la rosa canina, anch'essa contenente vitamina C naturalmente. Inoltre questi estratti sono particolarmente indicati in caso di stanchezza e affaticamento perché proteggono le cellule, ecco, dallo stress ossidativo come vi dicevo poc'anzi. Sì, bene, è un ottimo prodotto. Questa è dosata a 99, scusi, 900 mg. Sì, 900 mg, sì. C'è anche la versione da 1000, la versione da 500. Sì, sì. Ok. Mhm. Sì, all'interno ci sono delle capsule e si apre con un flip del coperchietto superiore e poi bisogna pigiare per rompere il sigillo. Sì, sono ovviamente sigillate, la vitamina C tra l'altro è facilmente termolabile. Mhm. Dunque, questa la prende pure? Benissimo. Ecco qua, mettiamola alla cassa insieme al magnesio. Le serve qualcos'altro per sua figlia? Bene, ok, sì. Dunque sua figlia vorrebbe avere un bambino, ragion per cui è consigliabile iniziare ad assumere questi integratori qua. L'acido folico, le consiglio questa formulazione qui da 400, va assunta ogni giorno una compressa di questa. All'interno ci sono appunto queste compresse, sono piccolissime, facilmente deglutibili. Al mattino a digiuno una di questa non soltanto prepara il corpo a un'eventuale gravidanza, ma è ottimo per sostenere l'organismo e infatti qui dice che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. A sua volta va assunto anche in gravidanza perché contribuisce alla crescita dei tessuti materni. Ok,
sì, questo diciamo è il più economico che abbiamo. Tra l'altro ha questa molto valida, ehm, questo molto valido barattolo in vetro scuro che non fa passare la luce. Consiglio di tenerlo lontano da fonti di calore, così come tutti gli altri integratori se li ha a casa, come dice? Ok, benissimo. E lo metto in cassa allora? O vuole parlare prima con sua figlia? Va bene, può tornare a trovarci quando vuole. Sì, sì, trova sempre un vastissimo assortimento, magari può tornare insieme a sua figlia così che possiamo parlarne direttamente e io possa consigliarle meglio, ok? Qualcos'altro? Le interessa vedere qualcos'altro? Bene, per la pelle matura io consiglio ogni giorno di fare un massaggio dopo la detersione con questa spazzolina, quindi di effettuare una spazzolatura a secco con questa spazzola che ha il manico in legno e le setole naturali. Questa è in crine di cavallo, è molto molto morbida e adatta alla pelle del viso, in particolare alla pelle matura. Va a stimolare la microcircolazione, ad eliminare i liquidi in eccesso e anche a favorire l'assorbimento di eventuali attivi che si applicano sulla pelle in seguito. Quindi consiglio dopo la detersione la spazzolatura del viso. Può vedere tantissimi tutorial sul nostro canale YouTube che riguardano proprio come effettuare la spazzolatura a secco sulla pelle del viso. È importante che segua le vie linfatiche e non inventi il massaggio. È facilissimo, comunque basta seguire il tutorial. Sì, decisamente. Poi, dopo aver effettuato il massaggio con questa spazzolina, come dice, si può fare sia mattina che sera, indistintamente. Deve essere una coccola, un piacere per la pelle. Sì, proprio un piacere. Dopo aver effettuato quindi il massaggio a secco sulla pelle, le consiglio di applicare questo siero oleoso che è molto leggero, non lascia la pelle unta. Si tratta del siero concentrato al bakuchiol. Questo estratto al bakuchiol è molto potente, riduce la comparsa delle macchie e la comparsa delle rughe, molto elasticizzante, molto uniformante e, cosa importantissima, svolge un'azione molto simile a quella del retinolo, il famosissimo e decantato retinolo, che però ha le sue controindicazioni. Non può essere utilizzato in estate o prima dell'esposizione solare in quanto rende la pelle molto fotosensibile, ragion per cui è un problema se ci si espone al sole. Possono insorgere delle macchie cutanee, la pelle si brucia, si rovina, quindi otterremo un effetto opposto a quello desiderato. Come dice, quindi utilizza retinolo e non sapeva di questa cosa. Adesso che la sa, ha capito perché la sua pelle tende a fare macchie, però le macchie possono essere dovute anche a ragioni ormonali o anche all'avanzare quindi dell'età. Le consiglio di sostituire dunque il retinolo con il siero albacuchiol. Sì, ok, dunque spazzolina in combo con siero albacuchiol, prendo entrambe. Ok, la informo che oggi abbiamo una promozione speciale per chi è nuovo, è la prima volta che viene presso la nostra erboristeria ed effettua un acquisto superiore ai 50 €. Diamo un coupon spendibile per il prossimo acquisto
di 20 euro. È abbastanza notevole, non trova? Sì, 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 siamo molto molto entusiasti di questa promozione della ditta. Dunque, le interessa qualcos'altro? Mm? Sì, sì, per districare capelli particolarmente annodati che sono lisci, le consiglio di utilizzare una spazzola in legno che elimina l'elettrostaticità dai capelli e districa senza strapparli. Questa spazzola ha anche una forma molto carina, per una bambina si addice veramente molto. Sì, questo è il legno di bambù naturale, sì, mhm. Ed è una spazzola realizzata artigianalmente. Le piace? Qualcosa di più colorato per una bambina? Devono arrivare la prossima settimana delle spazzole districanti che però non sono in legno. Sono comunque molto valide, hanno i dentini in silicone, non strappano i capelli, sono anche abbastanza simpatiche proprio per le bambine. Allora ripassi la prossima settimana, così possibilmente potrà usufruire del nostro coupon che le daranno alla cassa. Le interessa qualcos'altro? Vuole vedere qualcos'altro? Sì, c'è la nostra linea di profumi dell'erbolario. Se vuole fare un regalo è decisamente un'idea. Abbiamo anche dei gioielli in pietre naturali, sono molto apprezzati i, gli anelli, sì, gli anelli li stiamo vendendo tantissimo, piacciono tanto. Per quanto riguarda la misura non si deve preoccupare, lei acquista una misura che secondo lei va bene e se non è quella giusta può venire qui a cambiarla perché abbiamo a disposizione tutte le misure. Ok, intanto le faccio vedere i profumi. Visto che siamo in estate, le consiglio qualcosa di fresco o di fruttato. Bene, sono dei profumi molto delicati che non mi infastidiscono, non sono forti, però sono molto persistenti. Sì, sì, anche se si suda per tutta la giornata durano. Intanto le faccio sentire qualcosa. Questo è foglie di tè, bellissimo packaging elegante in blu, blu indaco con il tappo oro. Ha un odore fresco di tè, proprio il classico odore di profumi di tè. A me ricorda molto il Calvin Klein, quello maschile ma anche unisex. I profumi in generale sono unisex, non esistono dei profumi prettamente femminili o prettamente maschili, è tutta una questione di gusto. Questo no, ok, vediamo qualcosa di molto diverso. Questo qui è un profumo molto fresco che ricorda il mare, ma in particolare il sale. Si chiama Fior di Salina. È un profumo che a me piace tantissimo spruzzarlo in piccole quantità perché appunto è molto molto persistente. Questo a differenza delle altre profumazioni dell'erbolario ha quella persistenza in più. Troppo potrebbe dare fastidio a un soggetto sensibile. Vediamo qualcosa di diverso? Sì, qualcosa di più dolce. Le propongo Tiare, un packaging bello, delicato, floreale, infatti profuma di Tiare, questo è il nostro campioncino, ecco perché è così diciamo usurato nella parte dell'erogatore. Sì, no, ovviamente le darò quello nuovo se è interessata al profumo. Questo le faccio annusare questo profumo che
ricorda molto la Polinesia, infatti i fiori di Tiere sono appunto fiori polinesiani. Le faccio sentire un ultimo profumo dato che è più orientata verso qualcosa di dolce. Questo è estivo, ma è anche dolcissimo. Cocco. Cocco sa di dolcino al cocco, ma è anche un po' fresh. Sì, è anche un po' fresh. Questo io lo faccio annusare. Sì, le piace questo? Ha giudicato? Non vuole vedere qualche anello prima di scegliere? Io intanto le faccio vedere anche qualche anello, tanto siamo qui, non costa nulla guardare, giusto qualche anello. Abbiamo questi anelli in pietre naturali, come dicevo poco fa. Questo qui ha una pietra grande, si tratta di un anello con incastonato il lapislazzuli. Lapislazzuli, questa pietra molto amata dagli antichi egizi, bella, molto bella, tra l'altro ha delle striature dorate che a contatto con la luce luccicano. Abbiamo questo anello qui, poi le faccio vedere un anello con una pietra più piccola che è anche molto più comodo da indossare. Si tratta di questo anello in argento indiano con la pietra di luna. La pietra di luna che è molto famosa grazie ai film sui vampiri, ma al di là della fantasia degli autori dei libri, dei film, questa pietra ha proprietà che connettono al cielo, è un qualcosa di meraviglioso. Guardi, c'è un'opalescenza perché questa è un'opale arcobaleno bianca. Poi abbiamo la labradorite, una pietra molto apprezzata per i suoi colori cangianti. Le pietre hanno delle proprietà, sì, si connettono alle energie della terra e della natura in generale. La labradorite è davvero incantevole e strega chiunque la guardi. A volte rimango per ore a guardare questa labradorescenza, questo magnifico colore cangiante che è sulla parte esterna della pietra. Le faccio vedere anche qualche altra pietra. Abbiamo qui questa qui che è un'ametista un po' trasparente. L'ametista è una pietra che aiuta a connettersi con il mondo spirituale, con la propria parte divina. Ha un bellissimo colore viola, ma questa è molto delicata, quasi vitrea. È un'altra pietra che in realtà non è una pietra, ma è una conchiglia. Questa qui è una madreperla a balone. Guardi che colori stupendi e naturale, originale, proveniente dalle coste dalle coste dell'India. Meravigliosa, non trova? Sì, molto bella. Sicuramente scegliere un anello o un profumo è comunque qualcosa di molto intimo e personale. Ah, bene, bene, quindi una persona molto vicina a lei ha deciso. Ok, quindi prende il profumo. Benissimo. Le faccio fare una confezione regalo per questo profumo. Sì, di che colore la preferisce? Abbiamo la carta regalo blu, verde, gialla e rosa.
Sì, possiamo mettere anche un bigliettino con una dedica se lo preferisce. La dedica può scriverla lei, altrimenti le diamo il bigliettino vuoto e scrive lei quello che desidera sul bigliettino. Ok, quindi questo lo metto pure in cassa. Bene, bene. Poi mi dica, sì, sì. Mhm. Sì. Per l'igiene orale, oltre alla detersione con il dentifricio e spazzolino 2, massimo 3 volte al giorno, io le consiglio di praticare l'oil pulling. Non so se ne hai mai sentito parlare. Ogni mattina mette in bocca un cucchiaino di olio vegetale, solitamente è consigliabile l'olio di sesamo, ma si può utilizzare benissimo anche l'olio di cocco che ha un sapore più gradevole in bocca. Non va ingerito assolutamente, bisogna un po' prenderci l'abitudine a tenerlo in bocca e passarlo tra i denti, fare come degli sciacqui senza esagerare con l'energia, altrimenti ci si stanca. Anche perché quest'olio va tenuto in bocca per 15 minuti di tempo. Sì, sembra un po' troppo per chi non è abituato, però le assicuro che una volta che si sarà abituata, e una volta che avrà visto i risultati sui suoi denti, lo consiglierà anche agli altri componenti della sua famiglia e ai suoi amici. Decisamente perché è in grado anche di rimuovere il tartaro dai denti, li sbianca, previene gengiviti e infiammazioni quindi delle gengive, si pulisce proprio la bocca in profondità. Le consiglio di utilizzare un raschietto per la lingua dopo aver sputato l'olio di cocco. Sì, se lo tiene 20 minuti non succede nulla. Le consiglio di mettere un timer, ad esempio sul bracciale, oppure se ha un timer in cucina, e di svolgere le sue normali azioni mattutine mentre tiene l'olio in bocca, poi di sputarlo in un cestino. Non lo sputi dentro il lavandino perché potrebbe otturarsi. Sì, sì, tra l'altro l'olio di cocco, ecco qua, a volte è solido, a volte è liquido, a seconda della temperatura. Sotto i 25 gradi è solido, quindi in inverno tende ad essere come un burro. Preleva un cucchiaino, lo mette in bocca e si scioglie immediatamente perché la bocca è più calda di 25 gradi, mentre sopra i 25 gradi diventa liquido. Vede? Questo sì, è un barattolo da 1 litro, però le darò la boccetta giusto per farle vedere come si presenta, dato che questo barattolo è trasparente. Le darò la boccetta che non è trasparente perché, essendo trasparente, può far passare i raggi del sole, soprattutto se non è tenuto lontano da fonti di luce e calore, e andare a male, irrancidirsi. Se va male lo capisce subito perché ha un odore veramente sgradevole e non può assolutamente avvicinarsi adesso con il naso, figuriamoci metterlo in bocca. Sì, sì. Ah, ok, benissimo. Sì, sì, le darò il flacone per utilizzarlo. Questa è una boccetta più piccolina, diciamo da 100 ml, quella è 1 litro, insomma, da 100 ml, e lo mettiamo in cassa. Ha fatto una bella cassa. Saponi naturali, artigianali proprio? Sì, è nel posto giusto, perché noi abbiamo i saponi naturali, artigianali di Marsiglia, che provengono proprio dalla via Le Panier di Marsiglia. Sì, sì, c'è Giulia, la nostra cassiera, che ogni mese va a Marsiglia e compra
il lotto di saponi di Marsiglia e ce li fa arrivare direttamente da lì. Dunque, per le pelli più secche, anche le pelli mature, abbiamo il sapone al latte d'asina. Questo è profumato a monoi, lo sente già a distanza che è un odore davvero buonissimo di cocco e vaniglia. E anche tiare monoi è proprio questo, quella fragranza caratteristica della Polinesia. Torniamo ancora in Polinesia. Sì, un odore molto buono. E all'interno della scatola c'è appunto la saponetta naturale su cui è inciso l'asinello, l'asinella, ecco, perché comunque è il latte dell'asina. Odore stupendo, odore meraviglioso, sì, il colore è marrone, non lo so il motivo. È realizzato con olio d'oliva, ottimo sapone. Qualcosa di classico, proprio caratteristico di Marsiglia, che appunto Marsiglia si trova in Provenza, regione molto famosa per i suoi campi di lavanda, quel fiore profumatissimo dalle virtù terapeutiche. Abbiamo questa saponetta che è un cubo classico proprio all'olio d'oliva con profumo di lavanda, è molto rilassante, tra l'altro lascia la pelle molto profumata, quindi tende ad allontanare gli insetti. Sì, gli insetti non piace l'odore della lavanda, gli insetti sgradevoli tipo le zanzare, i moscerini. Questa è la confezione, ecco appunto, classica di carta, un sacchetto di carta. Oppure c'è un qualcosa di diverso, sempre per le pelli secche, e questa qui potrebbe seccare molto la pelle, in particolare quella matura. Sì, un sapone che non contiene profumazioni, sì, però è arricchito con burro di karité, li faccio vedere. È questo qui. È rettangolare, ha inciso Savon de Marseille Karité, sapone di Marsiglia e Karité, bianco, senza alcuna profumazione, ideale per chi ha la pelle particolarmente sensibile, anche l'olfatto sensibile, che non desidera appunto avere qualcosa di profumato durante la detersione. Allora, il sapone solido io lo sconsiglio sul viso perché appunto tende sempre un po' a seccare e la pelle del viso va detersa con un detergente che sia specifico, non un sapone solido. Questo va benissimo per mani e corpo. Ok, va bene, magari la prossima volta. Non c'è problema, noi siamo qui sempre a sua disposizione. Visto che ha comprato tantissime cose, adesso può andare alla cassa, le darò un bel po' di campioncini che sono shampoo, balsami, creme. Questo per esempio è una crema per il corpo, BB cream, latte solare, shampoo nutriente, creme umani e anche questo balsamo alla pappa reale. Un po' di campioncini per provare qualcos'altro, magari potrebbe essere interessato la prossima volta ad acquistare qualcosa di nuovo e l'aspettiamo
Sì, intanto in cassa si può registrare come nuova cliente, dia i suoi dati personali, non telefoniamo assolutamente, però mandiamo delle promozioni via WhatsApp, sì, potrà accedere dal prossimo acquisto a una raccolta punti che le consentirà poi di ricevere anche dei regali, sì, in base al numero dei punti raggiunti. Mhm. Ok, è stato un immenso piacere averla qui come cliente. La aspettiamo la prossima volta, magari con sua figlia o con suo nipote. Buona giornata. Arrivederci.